Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Daunil Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Daunil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Daunil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Daunil? Daunil ha un farmaco a base del principio attivo glibenclamide, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico sulfoniluree. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Daunil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Daunil 5 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: glibenclamide. Gruppo terapeutico: ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento del diabete mellito tipo I non insulino dipendente, quando la dieta, l'esercizio fisico ed il calo ponderale non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia. Posologia. La posologia del Daunil va stabilita in base alla situazione metabolica del paziente. Inizialmente si somministra in genere mezzo compressa, 2,5 mg, al giorno. Soltanto dopo controllo medico si può aumentare gradualmente la posologia giornaliera di mezzo compressa per volta. Posologie giornaliere superiori a 3 compresse non determinano, in genere, l'aumento dell'effetto. Dosi giornaliere fino a 2 compresse possono essere assunte, in genere, con unica somministrazione durante il pranzo. La quantità eccedente tale dose va presa durante il pasto della sera. Nel caso ci si dimentichi di assumere una dose, non si deve correggere la dimenticanza assumendo successivamente una dose maggiore. Nel corso del trattamento la richiesta di glibenclamide può diminuire, dato che il miglioramento nel controllo è associato ad una aumentata sensibilità all'insulina. Per evitare la comparsa di ipoglicemia si devono pertanto valutare una tempestiva riduzione della posologia o una sospensione della terapia. Anziani, pazienti con età pari o superiore a 65 anni. Le dosi iniziali e di mantenimento di glibenclamide devono essere attentamente aggiustate per ridurre il rischio di ipoglicemia. Il trattamento deve iniziare con la dose disponibile più bassa e se necessario aumentarla gradualmente, vedere paragrafo 4.4. Bambini. La sicurezza e l'efficacia di questo medicinale nei bambini non è stata ancora stabilita. Le compresse vanno ingerite con un po' di liquido e senza masticare. Controindicazioni. Daunil non deve essere utilizzato in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. In pazienti con diabete mellito insulino dipendente, tipo 1, ad esempio, diabetici con precedenti di chetoacidosi, nel trattamento della chetoacidosi diabetica, nel trattamento del coma o precoma diabetico, in pazienti con gravi disfunzioni renali, in pazienti con gravi disfunzioni epatiche, durante la gravidanza, vedere paragrafo 4.6, durante l'allattamento, vedere paragrafo 4.6, in pazienti con insufficienza surrenalica, in pazienti trattati con Bosentan, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La somministrazione di glibenclamide, in confronto al trattamento con metformina o glicazide, è stata associata ad un aumentato rischio di mortalità cardiovascolare secondo quanto emerso dai risultati di studi epidemiologici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni sconsigliate. Bosentan. Nei pazienti in terapia concomitante con Bosentan e glibenclamide è stato osservato un aumento dell'incidenza di valori elevati degli enzimi epatici. Sia glibenclamide che Bosentan inibiscono vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Daunil insieme ad altri farmaci come Aerosalozzufa Euro, Aerosaviflucoxa Euro, Aerosbactrim Perfusione A Euro, Aerosbactrim A Euro, Aeroscanacida Euro, Aeroscrinozola Euro, Aerosdactarin, Capsula Molle A Euro, Aerosdactarin, Crema A Euro, Aerosdactarin Dermatologico A Euro, Aerosdactarin, Gela A Euro, Aerosdecoderma Euro, Aerosdiflucan, Capsula A
euro, Aeros di Flucan, capsula, soluzione, uso interno, a euro, Aeros di Flucan, polvere a euro, Aeros di Zolo euro, Aeros elazora a euro, Aeros exumax a euro, Aeros fluconazolo abc euro, Aeros fluconazolo acorda euro, Aeros fluconazolo almusa euro, Aeros fluconazolo eurobindo euro, Aeros fluconazolo di Brown euro, Aeros fluconazolo bioindustrial.i.m. euro, Aeros fluconazolo doc generica euro, Aeros fluconazolo ega euro, Aeros fluconazolo galenica senesia euro, Aeros fluconazolo exala euro, Aeros fluconazolo icma euro, Aeros fluconazolo cabia euro, Aeros fluconazolo milana euro, Aeros fluconazolo pensa euro, Aeros fluconazolo ratiofarma euro, Aeros fluconazolo sanduzza euro, Aeros fluconazolo suna euro, Aeros fluconazolo zentiva euro, Aeros flucostenola euro, Aeros fluchimexa euro, Aeros flumicona euro, Aeros flumosa euro, Aeros fluresa euro, Aeros fungusa euro, Aeros gemifluxa euro, Aeros claidera euro, Aeros lefunzola euro, Aeros luramica euro, Aeros lucandiola euro, Aeros miconal, crema euro, Aeros miconal, crema, polvere a euro, Aeros miconal, lavaggio barra bagna euro, Aeros miconal, ovulo a euro, Aeros miconix a euro, Aeros micotef, crema a euro, Aeros micotef, crema, ovulo a euro, a Aeros micotef, gela a euro, Aeros micotef, soluzione a euro, Aeros muchesa a euro, Aeros ninzecola euro, Aeros prilagin, crema, emulsione a euro, Aeros prilagin, crema a euro, Aeros reflex a euro, Aeros tedima a euro, Aeros trimicosa a euro, Aeros fend, compressa rivestita a euro, Aeros fend, polvere a euro, Aeros boriconazolo accorda a euro, Aeros boriconazolo aristo a euro, Aeros boriconazolo eurobindo a euro, Aeros boriconazolo DRRDIS a euro, Aeros boriconazolo Milan Pharma a euro, Aeros boriconazolo Milan a euro, Aeros boriconazolo Sandozba a euro, Aeros boriconazolo Sanduzza a euro, Aeros boriconazolo Teva a euro, Aeros Vinca a euro, Aeros Zamizola a euro, Aeros Zerfuna a euro, Aeros Zolodera a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Downil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Downil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. In gravidanza il Downil non va somministrato. La paziente deve passare ad una terapia insulinica durante la gravidanza. Le pazienti che intendano iniziare una gravidanza devono informarne il medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La vigilanza e le reazioni possono essere compromesse da episodi di ipoglicemia o iperglicemia, particolarmente all'inizio del trattamento, dopo aver modificato il regime terapeutico o quando il farmaco non viene assunto regolarmente. Ciò può influire sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Disturbi del metabolismo e della nutrizione in casi isolati possono ridursi le concentrazioni di sodio nel siero. Ipoglicemia. Come conseguenza dell'effetto ipoglicemizzante di Downil si può verificare ipoglicemia, a volte prolungata. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Un sovradosaggio acuto, così come anche terapie a lungo termine con dosi troppo elevate di glibenclamide, possono portare ad una ipoglicemia grave, protratta e che può mettere il paziente in pericolo di vita. Trattamento. Nel momento in cui viene identificato un caso di sovradosaggio è importante informarne immediatamente un medico. Il paziente deve subito assumere dello zucchero, possibilmente come glucosio, tranne che un medico non si sia già assunto la responsabilità di trattare il sovradosaggio. A zero è essenziale un attento monitoraggio fino a quando il medico ritenga che il paziente ha fuori pericolo. A zero da tenere presente che l'ipoglicemia ed i suoi sintomi si possono ripresentare anche dopo un iniziale recupero. Può a volte essere necessario un ricovero in ospedale, anche a scopo precauzionale. In particolare un sovradosaggio importante e gravi reazioni con segni quali perdita della coscienza o di altri disturbi neurologici costituiscono un'emergenza medica e richiedono terapia immediata e ricovero in ospedale. Ad esempio, se un paziente è in stato di incoscienza, ha indicata la somministrazione endovenosa di una soluzione concentrata di glucosio, ad esempio per gli adulti iniziando con 40 ml di una soluzione al 20%, in alternativa si può prendere in considerazione la somministrazione di glucagone ad esempio a dosi da 0,5 a 1 mg eV, SC, oppure IM. In particolare, il trattamento di un'ipoglicemia nei neonati e nei bambini richiede un attento aggiustamento del dosaggio di glucosio da somministrare per la possibilità di provocare una pericolosa iperglicemia, monitorando costantemente lo stesso dosaggio tramite la determinazione della glicemia.
Per i pazienti che hanno ingerito quantità pericolose di Daonil è necessaria la disintossicazione dal farmaco, ad esempio lavanda gastrica o carbone attivo. Dopo la somministrazione acuta di glucosio, solitamente è necessario praticare un'infusione di glucosio a concentrazioni più basse per assicurarsi il non ripetersi dell'ipoglicemia. La glicemia del paziente deve essere monitorata attentamente per 24 ore. Nei casi gravi con un andamento protratto l'ipoglicemia, oppure il rischio di ritornare in ipoglicemia, può perdurare per alcuni giorni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ipoglicemizzanti orali. Codice ATC. A10BB01. Meccanismo d'azione. Glibenclamide riduce la glicemia sia nel soggetto sano che nel paziente affetto da diabete mellito non insulino dipendente, tipo 2, attraverso stimolazione. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di glibenclamide non ha influenzato dalla presenza di cibo. Il picco ematico si raggiunge in 2-4 ore. L'emivita plasmatica di glibenclamide dopo somministrazione per via endovenosa, dati preclinici di sicurezza. I dati provenienti dagli studi sugli animali rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità per somministrazioni ripetute, genotossicità e elenco degli eccipienti. Lattosio, amido di mais, talco, amido di mais pregelatinizzato, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Daonil a base di glibenclamide sono Gliben, Gliboral. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.